Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci approcciamo a fare le grandissime previsioni energetiche settimanali dei nostri grandi archetipi, divino maschile e divino femminile. Due polarità che devono cooperare tra loro, maschile e femminile, e che devono portarci a realizzare una realtà di successo. Che cosa vuol dire realtà di successo? Realtà di successo significa allinearsi sempre di più ai potenziali, ai talenti che abbiamo. A integrare sempre di più maschile e femminile significa integrarsi sempre di più alla nostra missione dell'anima e quindi andare incontro al nostro destino, voluto dal karma, perché il destino è frutto del karma e la misura del tuo destino si ha vedendo quali sono i tuoi sogni, i tuoi desideri da voler realizzare. Quindi le nostre energie femminile e maschile, il nostro format, lui lei, lo dico per le ragazze nuove, si legge a più livelli, va bene? Ogni volta che mi viene l'ispirazione nella lettura di leggerlo a più livelli lo dico, ok? Tutto quello che canalizzo quindi è frutto della mia cooperazione di maschile e femminile. E quindi do il benvenuto alle tantissime ragazze nuove, ragazzi nuovi. Questa è una scuola iniziatica, l'ho strutturata in questo modo affinché possiamo adempiere alla connessione con la nostra potenza, straordinaria in qualità di Dio incarnato sulla terra che fa esperienza di se stesso. E dobbiamo rendercene conto che siamo divinità, ma che non è la nostra mente razionale la parte divina, seppur espressione del divino. La mente razionale contiene soltanto 0,0001% di un certo tipo di realtà. Tutto il resto è nella parte invisibile. Quindi noi stiamo lavorando affinché possiamo uscire fuori dalla scatola mentale, della parte razionale, che ci limita, ci ingabbia e ci ostruisce la creatività. La creatività, l'intuizione è sinonimo dello stretto contatto che abbiamo con il nostro sé superiore, con la nostra anima e con il divino. Quando tutto ciò che viviamo lo creiamo, lo co-creiamo insieme alla nostra anima. La nostra anima ha stabilito delle esperienze importanti in qualità di karma, tu co-crei quella realtà sulla base del fatto se dici sì al karma o dici no. Cioè è come tu ti approcci agli eventi già prestabiliti dal karma, cioè dalla tua anima, che cambia la realtà delle cose. Iniziando a dire sì al karma, noi fermiamo i venti del karma, come vi sto spiegando nei podcast, nei video, nelle introduzioni. Anche nelle introduzioni delle previsioni settimanali vi ho parlato di come ho accolto la dea della tiroide nei giorni trascorsi, traendone una forza incredibile. E quindi ci adoperiamo affinché iniziamo veramente a co-creare per la potenza che siamo e non a co-creare per la mediocrità che la nostra mente razionale ci fa credere di essere. Tutto questo lo facciamo nella relazione con l'altro, tant'è che il canale si chiama Taromantic, romantico, ossia è tutto relazione, è tutto amore. Tutto ciò che viviamo nella nostra realtà è un simbolo, perché come diceva anche la filosofia tolteca, la filosofia andina, ma come pure Castaneda, la sua allieva Florinda Donner si chiamava, se non sbaglio, ho letto tutto, filosofia andina, tolteca, tutto, buddismo esoterico, cristianesimo esoterico, tutto, c'è una marasma di conoscenza nella testa che cerco di applicare ogni volta. E quindi, come diceva anche la filosofia tolteca andina, ma come diceva anche James Hillman, il grande psicanalista dei nostri tempi e della filosofia archetipica, l'anima è la facoltà stessa dell'immaginare, tutto è immaginazione, tutto è sogno. Cioè il sogno non è soltanto quando tu dormi e vai a dormire, è anche lo stato di veglia un sogno. Questo ce ne insegna la filosofia tolteca andina. E Castaneda stesso diceva tutto è un sogno, cioè quello che stai vedendo adesso, questi mazzi di carte, le statuette, è un sogno. Tutto è un sogno perché tutto è immaginazione dell'anima. L'anima immagina e crea, tant'è che anche noi a livello cosciente con la nostra immaginazione attiva, come diceva Jung, utilizziamo l'immaginazione attiva per guarirci, guarire, curarci e creare, allora noi co-creiamo con la nostra anima.
Quindi siamo qui a fare questo, però vi stavo dicendo un'altra cosa, mi sono persa dei meandri dei vari mondi, ok. Ah sì, la relazione è tutto relazione. E tu, il piccolo ego, il tuo piccolo ego è in relazione con l'anima, l'anima è in relazione con l'anima del mondo, è tutto in relazione, è tutto amore. E quindi noi, grazie all'esperienza che facciamo con l'altra persona fuori da noi, chiunque l'altro sia, noi ci evolviamo. Qual è lo scopo dell'evoluzione, della specie umana? L'evoluzione è quella di ritrovare l'amore perduto, che poi, come l'amore, come la storia di Amore Psiche, non ha mai perduto. Quindi ritrovare la fede, cioè la relazione col divino. E quindi vi stavo dicendo, è tutto un simbolo, tutto quello che vedi è un simbolo. E queste statuette, queste carte sono un simbolo di cosa? Un simbolo che ci serve a fare esperienza evolutiva. L'evoluzione è libertà e l'incontro cosciente con il divino. Quindi ogni relazione anche che noi viviamo è una relazione simbolo, non è una relazione reale. Il reale, come dicono anche la filosofia buddista, non è quello che vedi, tutto è illusione. È illusione sia quello che stai vedendo adesso, illusione, immaginazione, sogno, chiamiamola come vogliamo, perché è un sogno, tutto un sogno, non solo quando dormi. E come la chiamano i buddisti, tutto è illusione. I buddisti dicono citta maya, maya illusione, citta coscienza, illusione della coscienza. E quindi se tutto è illusione, ossia tutto è immaginazione, allora il lavoro su di noi che facciamo, il lavoro spirituale, serve a farci allargare la nostra immaginazione, i nostri mondi. Quindi la meditazione, la contemplazione, tutto il lavoro che vi faccio fare su voi stesse, su voi stessi, servono ad allargare e espandere la vostra immaginazione, a uscire fuori dalla scatola, piccola scatola dell'ego, della mente razionale, affinché voi possiate avere sogni enormi, sogni in grande, perché il problema della società attuale non riesce a sognare, perché si ha una mente ristretta, ok? C'è anche quello che la tua mente razionale ti fa vedere come reale, come possono esserlo tanto reali queste carte che non lo sono. È immaginazione, è illusione. Allora se tutto è immaginazione, allora cerchiamo di immaginare in grande, affinché ci espandiamo, ci eleviamo in coscienza e possiamo fare cose grandiose. Ok, quindi studiate ragazze mie, studiate, ho in programma altri podcast, almeno 100.000, fin quando avrò vita vi farò podcast, anche conferenze più in là però, E quindi ho in mente altri podcast, sì. E quindi partiamo subito oggi, va bene? Vi ho fatto una bella introduzione delle previsioni settimanali su come adoperarsi con gli dei relativi agli organi, perché come diceva Jung, ogni organo è un dio, e di come la mia dea della tiroide, delle ghiandole tiroidee, si è palesata nuovamente dopo tanti anni affinché io potessi finalmente dire sì e integrarne la forza, integrarne quello che vi ho detto nel video, la quiete, per essere più presente a me stessa. Ok, quindi vediamo in questa settimana che va dal 10 al 16 giugno come si comporteranno i nostri eroi, i nostri beniamini, lui, lei, rispettivamente divino maschile e divino femminile, affinché possiamo vedere quali sono il potenziale dharma e karma. I tarocchi leggono il karma e il dharma. Che scopo ha il karma? Un unico scopo: farti sviluppare la fede in ciò che non si vede, la fede di andare oltre al visibile. Quindi, laddove voi iniziamo a sviluppare questa fede nell'invisibile, allora si verificano tutti i più grandi risultati che noi leggiamo quotidianamente, come mi scrivete in tantissime. Fede in ciò che non si vede, fede in ciò che è invisibile. E usciamo da questa scatoletta della mente, per favore, perché non fa altro che generare povertà in termini spirituali e in termini materiali. È la creatività che genera ricchezza, sia in termini interiori che esteriori, materiali.
Ok, detto questo, andiamo a vedere, partiamo dal nostro maschione in questa settimana. Allora, vediamo qual è l'energia attuale del nostro maschile in questa settimana, che può essere rispettivamente un'altra persona fuori da noi, o possiamo essere anche noi, perché maschile e femminile sono interni. Lo dico per le ragazze nuove, però ogni volta a ripetermi tanto lasciatevi ispirare, ragazze mie, ragazzi. Allora, vediamo poi dove vi ritrovate. Io leggo le energie e voi vedete come in settimana, come mi scrivete in tantissime che si verificano costantemente, come adoperarci al meglio per superare il karma, fermare i venti del karma, allearci al karma e realizzare il nostro destino. Ok. Vediamo energia attuale del maschile, di lui nei confronti di lei in questa settimana. Aspetta, tu stai riprendendo? Sì. Allora, sì, tu stai riprendendo di nuovo, stavo dicendo. Vediamo un po' energia attuale del maschile nei confronti del femminile, energia attuale di lui nei confronti di lei. 4 di bastoni. Qua io vedo energia, lui vuole condividere energia preziosa al momento attuale. 4 di bastoni mi parla di incontro, di incontri, vediamoci per qualcosa, condividiamo, passiamo del tempo insieme. È un'energia preziosa attualmente il maschile ha nei confronti del femminile. 10 denari. Parliamo qua di un maschile che sta molto bene al pensiero di una lei, a stare con lei. 4 di bastoni, 10 di denari. Ci sono anche dei maschili che sono singolo, per esempio, sono molto concentrati nel loro lavoro, nella loro casa, nella loro famiglia attualmente. Ok. E si trovano bene come energia attuale. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei? Paggio di spade, la pensa costantemente. La pensa costantemente, pensa che vuole un incontro, pensa che vuole stare con lei, pensa, la osserva a distanza, pensa. Il paggio di spade nella mente proprio penso, osservo, pianifico, strategie, cose. La penso costantemente. C'è l'energia maschile che pensa costantemente a una persona, vuole un incontro, probabilmente convivono anche e lui la osserva, cerca di capirne i movimenti, l'essenza, ok? C'è un lui osservatore. Vediamo un po' cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore lui. 6 di bastoni. Allora, qua abbiamo un lui che il 6 di bastoni mi parla di mettersi alle spalle difficoltà. Il 6 di bastoni mi parla di un'energia dove lui, il suo cuore, esce vittorioso da situazioni complicate. Qua abbiamo lui che vuole avere successo a livello emozionale, o con una lei di cui sta osservando i movimenti a distanza, oppure mi parla di un lui che vuole avere successo in più ambiti della sua vita, non solo a livello con una lei o con un'altra persona, ma il 6 di bastoni mi parla di successo in più ambiti. Soprattutto mi parla di successo rispetto a disarmonie interne, perché il 6 di bastoni viene dopo il 5 di bastoni, no? Ok. Infatti qua abbiamo il re di spade, abbiamo lui risoluto in questa settimana che vuole avere successo nelle cose in cui è determinato a conseguire con il re di spade. Vediamo quale può essere il blocco di lui nei confronti di lei o nei confronti della relazione o situazione. Il 9 di bastoni, un po' di paura. C'è un lui che ha un po' di paura, ecco perché osserva, capito? C'è un lui che ha un po' di paura, sta un po' sul chi va là, col paggio di spade già lo diceva. Forse ha paura a fare un passo, ha paura a conquistare una persona, ha paura a chiedere un incontro. C'è un lui che ha un po' di resistenza, un po' di paura. 8 di spade, vedi che sta un po' sulla difensiva, si sente un po' bloccato. Vabbè, questa è l'energia interna, poi andiamo a vedere cosa accade, no? Ok. Vediamo le energie femminili. Vediamo energia attuale. C'è la statuetta che sta cadendo della lei, ecco. Vediamo energia attuale di lei nei confronti di lui, o energia attuale di lei a prescindere, a seconda della carta. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei nei confronti di lui, o energia attuale di lei. Cavallo di spade, qua lei sta bella guerriera. Allora, se parliamo nei confronti di lui, qua io vedo una lei che vuole parlare, chiarire, può essere anche una lei che è un po' sulla difensiva, un po' arrabbiata, un po' arrabbiata.
9 di coppe. O ci sono lei che sono un po' vogliono parlare con lui perché magari 9 di coppe, la morte, perché vogliono mettere in chiaro delle cose. Vedo delle lei agguerrite nel senso queste sono le mie verità, queste, oppure lei, alcune di lei vanno alla conquista consapevoli del loro potere personale, 9 di coppe. Vedo delle lei risolute. Ok, vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui. L'asso di denari, qua ci sono delle lei risolute a voler avere un'opportunità con una persona in questa settimana, a voler conquistare una persona, vedo delle lei risolute a voler avere un'opportunità con una persona, asso di denari. E vediamo cosa ha nel cuore lei nei confronti di lui, o cosa ha nel cuore lei. 9 di spade, ci sono un po' di preoccupazioni nel cuore, qua ci sono delle lei che vogliono ottenere qualcosa con lui e sono un po' preoccupate, nel cuore hanno un po' di ansia, un po' di stress perché sono agguerrite nel voler ottenere qualcosa con una persona. 9 di spade. L'imperatore, probabilmente c'è un lui molto resistente. Hanno avuto a che fare con lui resistente o con un lui l'imperatore che è una persona un po' più disconnessa dalla parte emozionale, possono avere un po' di paure emozionali legate a questo imperatore qui, che è una persona un po' più sulle sue, no? Meno avvezza alla parte emozionale, diciamo. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui rispetto alla situazione. Il giudizio, prendere una decisione. Il blocco di loro è prendere delle lei e prendere una decisione. Forse se farsi avanti oppure no, oppure investire in questa opportunità. Non l'hanno ancora fatto, vedi Re di coppe, perché magari non si apre questa persona, allora non sanno se è giusto o meno investire in questa relazione. Ok, alcune di lei che sono single, vedo delle lei agguerrite per ottenere un'opportunità a livello personale di vita o lavorativo e come priorità hanno questa cosa. Non sanno se investire in un'opportunità, in un progetto, mi spiego? Ok, abbiamo visto un po' la parte interna, adesso andiamo a vedere cosa accade in questa settimana al netto di questa parte interna. Allora, vediamo, intenzioni di lui nei confronti di lei, intenzioni di lui nei confronti di lei, intenzioni di lui nei confronti di lei, 9 di coppe. Qua abbiamo dei lui che inizialmente non hanno intenzione di fare cose grandiose, perché ti ho detto qua, sono molto concentrati sulla loro ripresa personale. Avere un incontro sì, ma anche pensare alla loro stabilità, non può di remore nell'aprirsi all'altro. Col 9 di coppe abbiamo una persona che intenzionalmente vuole stare tranquilla, vuole stare per conto suo, il matto, godersi la vita a poco, non fare grosse promesse, ma godersi la vita a poco, perché qua sono usciti da una situazione emozionale difficile, te lo dicevo, e hanno un po' di resistenza. Vediamo quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Però la invita, la chiama, però senza grandi, cioè abbiamo il 3 di coppe, un'energia di condivisione, di divertimento, di diversione. Io qua vedo dei lui che non hanno intenzione di chiedere di sposarsi a qualcuno, ma vedo dei lui che vivono quotidianamente, giorno per giorno, perché hanno un po' di remore ad aprirsi completamente, perché non se la sono passata bene ultimamente a livello emozionale. E quindi piuttosto le invitano, la chiamano per uscire anche con altre persone, facciamo questo, facciamo quest'altro. Lo fanno da un punto di vista emozionalmente tranquillo, senza fare grosse promesse, che comunque è un giusto approccio alla vita, no? Cioè, nel senso, in questo momento le aspettative non sono quelle che lui, non sono aspettative di impegno a lungo termine, sono più che altro questa settimana aspettative di godere quotidianamente, giorno per giorno, mettersi alle spalle questa, magari delle difficoltà, vivere dei momenti unici di ilarità, goliardia. Sì. Vedi 3 di spade, che ti ho detto?
E allora, qua ci sono dei lui che non vogliono prendere impegni in questa settimana di natura, sposiamoci domani, facciamo i confetti e tutto, no. Qua abbiamo l'energia maschile che vuole condividere il tempo insieme, che è un tempo prezioso, innalzare le proprie vibrazioni di energie condividendo del bel tempo prezioso insieme, anche con altri amici, se questo è il caso, e perché hanno un po' di remore a lanciarsi, perché qua abbiamo un 3 di spade che mi dice che non hanno vissuto bene a livello emozionale, ok? Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. L'asso di bastoni, grande energia vitale hanno qua, grande energia creativa e vitale, senza grosse promesse, senza falsi dei o falsi miti, hanno più che altro l'attitudine a vivere la quotidianità, il momento per momento, a divertirsi, a giocare, a essere proprio come dei bambini, e l'asso di bastoni è una grande energia vitale. Qua ci sono dei lui che osservano una persona e si fanno avanti se non l'hanno fatto, ok? Si fanno avanti invitandola a uscire, si fanno avanti magari anche con altri amici, altre persone, perché non vogliono grossi impegni, vogliono condividere. eh, Come dice anche la nostra Selene, non esiste né l'incontrarsi né il separarsi, esiste il puro piacere dello spazio dinamico, che questa è la frase di potere magica, frase psichica per le relazioni. Vedo lui che si lascia andare, nonostante un po' di remore, a condividere dei momenti di ilarità, di gioco, divertimento. Sì, sì, questo vedo. Vediamola lei da questa parte. Quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. La regina di denari, lei è molto concentrata su di sé, sul suo lavoro, sulla sua casa e sulla sua famiglia in questa settimana più che su di lui. E te lo dicevo anche qui, vedi che me lo confermano. Regina dei denari, le intenzioni sono quelle di dedicarsi a sé più che altro, più che a lui, o più che alla relazione con l'altro, no? Ciò però non significa che denigra la relazione con l'altro. E vedo una lei più calma nella relazione con l'altro, più calma, più tranquilla, più concentrata su di sé che sull'altro. Lavoro, denaro, famiglia, ok. Perché ci sono forse problematiche di natura, o no problematiche, ci sono preoccupazioni inerenti ad altro che hanno la priorità in questa settimana. E vediamo quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui. Infatti c'è il 3 di bastoni, loro attendono quello che l'altro gli dà, attendono da una prospettiva serena e tranquilla. Il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino, quindi ci sono lui e lei che si incontrano, energia maschile e femminile che si incontrano in questa settimana. Vedo lui predisposto ad accendere anche la voglia di divertirsi, di fare festa insieme, e loro lo fanno da una prospettiva più serena e più tranquilla, aprendo un nuovo cammino, nuove possibilità, ok? Vediamo un po' l'energia finale di lei nei confronti di lui. E qua abbiamo il 2 di denari. Vedo una lei più impegnata su più fronti, non solo sulla relazione amorosa o la relazione con l'altro, ma anche nelle attività di casa o famiglia e lavoro. Il 2 di denari mi parla di una lei che ha più responsabilità, più cose da fare in questa settimana, che magari le prendono di più la mente, vogliono concretizzare un'opportunità magari con un lui, al tempo stesso hanno anche delle loro responsabilità che sono prioritarie. Magari molte di lei dicono guarda devo fare questo, devo fare quest'altro, magari sì vediamoci, però magari non ho tempo in quel giorno, e loro si adattano, mi spiego, il maschile si adatta. Vedo una lei molto presa dalle sue cose e un lui che ha voglia di divertirsi, di giocare, di giocare nella parola più bella del termine, perché noi con la mente razionale che abbiamo vediamo il gioco e quindi vediamo il bambino interiore come negativo. Invece se noi iniziamo ad approcciare, come insegno sempre, la vita come un grande gioco, una grande opportunità di gioco, e con leggerezza, come ci insegna anche Perseo, nel mito di Perseo, e allora tutto cambia. Come dicevano, come si dice anche la quantistica, il punto, l'osservatore cambia il risultato, cioè come approcci tu alle cose cambiano le cose. Ok, adesso andiamo a farci le nostre specifiche.
Vediamo un po', quindi se ci sono delle lei che conoscono dei lui in questa settimana, io vedo delle lei che si aprono alla possibilità e rimangono se la prendono con calma, hanno altre cose da risolvere, al tempo stesso non denigrano né una cosa né l'altra, ma si aprono alla possibilità. Così qua abbiamo dei lui che si aprono alle possibilità di conoscere gente nuova, vedo un lui che osserva molto una persona che può conoscere all'interno di un contesto amicale, si diverte, gioca, non ha intenzione di sposarsi domani, però vedo che c'è una buona sintonia, ok? Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere l'energia attuale di lui nei confronti di lei con il 4 di bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei con il 4 di bastoni. Il giudizio. Lui vuole chiamare lei. Qua io vedo una rinascita dell'amore da parte di lui. Abbiamo lui che vuole chiamare lei per avere questo incontro, va bene? Un lui che chiama una lei. Magari molti di lui erano in silenzio, col paggio di spade, il 9 di coppe, il 9 di bastoni. Molti di lui erano in silenzio. Vuole chiamare lui, hanno un risveglio spirituale. Vediamo un po' i pensieri di lui nei confronti di lei con il paggio di spade. Il matto. Infatti qua lui vuole lanciarsi dopo che sta osservando tanto una persona, oppure la osserva, scruta, fa e alla fine si lancia con il matto. Dice dai ci provo, faccio questa cosa. Il giudizio, il matto, dai ci provo, faccio questa cosa. Vedi il 4 di spade, dopo che magari c'è stato silenzio o comunque non hanno avuto relazioni, si lanciano i maschili. Cosa prova lui per lei? 6 di bastoni. Qua c'è 9 di spade pure qua. Alcuni di lui sono molto preoccupati per come avere successo con una lei. Qua pure abbiamo 9 di spade. Abbiamo lui e lei che hanno un po' di preoccupazioni emozionali, un po' di paura, un po' di preoccupazioni emozionali. Magari alcune di lei hanno preoccupazioni o paura a dire di sì, a prendere una decisione di uscire o di dare una possibilità a una persona, e a loro, alcuni di loro, di lui, hanno un po' di preoccupazioni per come avere successo a invitare a uscire una persona o come chiamarla, come adoperarsi nei confronti di una persona, come avere successo rispetto a una persona. Ok, vediamo il 9 di base, vedi? Hai la paura, il 9 c'è la luna qua, un po' di paure hanno. Vediamo un po', il 9 di bastoni, ma la paura te la dicevo già qua, Il blocco di lei nei confronti di lui con il 9 di bastoni. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Blocco di lui nei confronti di lei. L'appeso, analizza troppo. Analizza troppo, pensa troppo, pensa troppo, pensa troppo e c'è resistenza. Pensa troppo, sovraanalizzare le cose. Vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 9 di coppe. 9 di bastoni. Alcuni di lui sono un po' risentiti che non vogliono fare il primo passo. Ve lo dico chiaro. Alcuni di lui sono un po' risentiti, vogliono lanciarsi, vogliono chiamare, dice no, non lo faccio perché c'è un po' di orgoglio, anche questo è possibile. Ci sono un po' di resistenza di alcuni di lui nel fare dei passi, però vedo che col 3 di coppe lo fanno. Magari chiamano una lei con la scusa che stanno andando lì con un loro amico, ok? Questo è per alcuni. Vogliono vedere molto una lei e magari siccome hanno un po' di orgoglio perché è successo qualcosa, non sanno come fare, analizzano troppo e dice che magari un amico li invita a uscire tutti insieme, ecco. Vediamo il 3 di coppe, le azioni di lui nei confronti di lei, o magari chiamano un amico che è l'amico di lei, questo mi arriva da qua, e l'amico ti invita da qualche parte e poi c'è lui pure, capito? Cioè, mi arriva anche questo. E le azioni di lui nei confronti di lei con il 3 di coppe. E qua c'è il 2 di coppe. Qua c'è uno innamorato, va bene? Che si camuffa con gli amici, oppure c'è uno innamorato che vuole fare pace. Alla fine qua fa azioni d'amore, nonostante un po' di resistenze dovute per orgoglio, perché pensa, ok. Vediamo l'asso di bastoni. Qua ci sono anche dei lui che si innamorano in questa settimana, perché gli presentano una persona con un gruppo di amici.
Vediamo l'asso di bastoni, energia finale di lui nei confronti di lei. L'eremita, sì. Allora, qua ci sono dei lui che hanno tutto questo impulso, ma ci vanno cauti. Ci vanno un po' cauti. Vediamo due altre. 6 di coppe. 3 di coppe. Allora, l'energia finale è quella che andandoci cauti, sovrapensando una persona, sempre pensando una persona. 6 di coppe mi parla di una bellissima energia di riconnessione. Il 3 di coppe me lo confermano, e celebrare insieme, stare insieme. Molti di lui che hanno conosciuto una persona da poco o la conoscono in questa settimana, ci vanno cauti. A un certo punto, perché ce lo diceva anche il 9 di coppe e 9 di bastoni, a un certo punto sentono con questa persona che stanno conoscendo, conoscono in questa settimana, una connessione del 6 di coppe incredibile, una connessione antica, e questo li porta a godere l'uno dell'altro col 3 di coppe, ok? Bellissimo, eh? Cioè qua fanno un po' sostenuti, poi si lanciano e dico, oh Dio, mi sono innamorato, cioè così. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il Cavaliere di Spade. Energia attuale di lei nei confronti di lui, Cavaliere di Spade. Energia attuale di lei nei confronti di lui. 7 di denari, sta attendendo. Lei sta attendendo, lei ha un'energia di attesa, che può essere un'attesa relativa a delle sue responsabilità di lei. Sta attendendo, ma vorrebbe parlargli. Sta attendendo, ma vorrebbe parlargli e spiegargli. Vediamo l'asso di denari, i pensieri di lei nei confronti di lui, asso di denari. 9 di bastoni pure lei. Qua si ripetono tutte queste carte. Quando le carte si ripetono vuol dire che vogliono sottolineare un certo messaggio. C'è una paura di entrambe le parti di aprirsi, c'è un po' di paura, vogliono avere un'opportunità ma temporeggiano. Vediamo il 9 di spade, cosa provate per lui? Il mondo, forse c'è una distanza, o forse hanno paura lei di iniziare una nuova tappa con questa persona o una persona nuova. Vediamo perché il mondo, cosa prova lei per lui? Il re di denari, qua c'è lui. Forse c'è un lui che ha degli impegni lavorativi, o un lui, oppure loro sono impegnate, molte di lei sono impegnate in una relazione ufficiale e arriva un'altra persona, o sono preoccupate perché un'altra persona gli ha riacceso la passione. Oppure qua parliamo di una stessa, di una stessa persona che può essere lontana per lavoro o avere delle sue responsabilità, e loro sono preoccupate per questo, hanno un po' di resistenze, vogliono un'opportunità con questa persona ma hanno un po' di resistenze. Vediamo il giudizio al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Loro devono fare una scelta, il giudizio, gli amanti mi parla di scelta a scelta, molte di lei sono impegnate, oppure molte di lei non sanno se dare un'opportunità a una persona, ecco perché se la prendono con calma e stanno più sulle loro cose. O una persona nuova, vedete voi poi dove vi risuona durante la settimana. La scelta è a blocco. Io credo che sono i femminili impegnati, per alcuni femminili sono impegnati perché io qua vedo dei lui liberi, oppure alcuni femminili, oppure ci sono dei lui che si rivelano innamorati e delle lei che temporeggiano perché hanno già i loro impegni, vogliono gestire più cose. Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo un po' le intenzioni di lei nei confronti di lui con la regina di denari. L'otto di coppe, vedi, loro stanno pensando se o abbandonare una connessione che hanno già perché è entrata una persona nuova e non sanno che decisione prendere in questa settimana e aspettano prima di prendere una decisione perché devono bilanciare le cose, devono valutare col due di denari. Fatto sta che qua ci sono delle lei che vogliono fare un cambio nella loro vita emozionale. Le intenzioni di lei nei confronti di lui, regina di denari? Asso di spade. Loro vogliono parlare a lui da una prospettiva saggia. La lei vuole fare un cambio emozionale con la controparte, parlando chiaro, asso di spade, di questo cambio emozionale che vogliono fare con lui, da un punto di vista di serietà e di fiducia. Questo mi dicono.
Ecco, qua c'è la luna, alcune di lei vogliono avere dei chiarimenti rispetto a una situazione. Vediamo il 3 di bastoni, le azioni che farà lei nei confronti di lui col 3 di bastoni. 4 di bastoni. Io qua vedo delle lei che aprono la possibilità col 3 di bastoni, che passiamo al 4, aprono la possibilità a un incontro con un maschile o con un'altra persona, insomma. Sì. Vedi, paggio di bastoni, si lanciano all'opportunità, però vogliono avere prima chiare delle cose. Vediamo energia finale di lei nei confronti di lui con il 2 di denari, carro, cavaliere di bastoni, 2 di denari di nuovo. Allora io vedo che qua c'è un movimento, qualcuno va dalle lei, carro, cavaliere di bastoni all'improvviso, e loro col 2 di denari valutano questa persona. Va bene? Questa è una persona, per molte di lei, che viene da lontano o non si trova nel posto dove abitano le lei, e con 2 denari valutano la cosa. Vedo che c'è una persona che prende a tutto gas, va da lei e loro valutano. Mettiamone due altre su 2 denari. Asso di denari, vedi, asso di denari, asso di denari e il 6 di bastoni. Alla fine qua io vedo che si mettono alle spalle i dubbi e si concede un'opportunità. Sì, da che non la vedevano, vedi 8 di spade, che erano un po' bloccate perché magari c'erano stati dei conflitti tra di loro, comunque sia disarmonie. Sì, vedo che si dà un'opportunità. Vedo delle lei che si mettono alle spalle i dubbi e si danno l'opportunità di vivere un incontro, di vivere degli incontri, fanno la scelta laddove era il blocco, la scelta. Sì. Alcune di lei decidono di abbandonare la loro condizione anche matrimoniale, o magari non stanno insieme alla loro persona ufficiale, però a livello di condizione psicologica stavano in questa condizione. Che succede? Quindi non sanno cosa pensare, ci sono delle cose all'improvviso che arrivano, che questa è una persona assolutamente nuova che gli riaccende la passione. Alcune di lei sono in una condizione di attesa rispetto al uscire fuori da una condizione psicologicamente di moglie, marito, mi spiego, magari sono già separate, però non sono ancora uscite da quella condizione. Cosa succede? Arriva una persona in questa settimana, valutano, aprono la possibilità, si vedono con questa persona e mentre valutano io vedo che alla fine poi di questa settimana danno l'opportunità a questa persona nuova, mettendosi alle spalle col 6 di bastoni la situazione che di stagnazione rispetto a una condizione psichica matrimoniale, magari non ci stanno insieme, Ok. Ok ragazze mie, ne vedremo delle belle anche questa settimana. Quindi vediamo un po' con i nostri oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono sotto l'info box in descrizione. Quali sono le confessioni che lui farà a lei in questa settimana? Quali sono le confessioni che lui farà a lei in questa settimana? L'amore è follia, e meno male che è così. Sì, vedo un lui folle. Che cos'è la follia? È uscire fuori dall'ordinario. L'eccessivo pensare, il sentirsi relegati nella scatola mentale, il non esprimere la creatività, fare gesti folli che hanno a che fare con uscire fuori dall'ordinario mentale e quindi stupire se stessi e l'altro. Quindi c'è un lui che stupirà se stesso nel fare delle azioni e anche l'altra persona. L'amore è follia, fuori dall'ordinario, fuori dalle gabbie mentali. Ok. Cos'altro dirà lui a lei? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. E qua l'abbiamo visto, 3 di coppe, 2 di coppe, qua c'è un lui che si innamora o che dopo tanto tergiversare, che sta sulle sue, sulla difensiva, non ce la fa, crea magari una sorta di incontro tramite amici o comunque sia, crea un incontro perché è nervoso, non riesco a controllare quello che provo per te. Perché l'amore è follia, non si può contenere l'amore in una scatola gabbia mentale. Qua c'è lui pazzo di lei, ok. Cos'altro dirà lui a lei?
basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Te l'ho detto che lui ha vissuto dei cicli dolorosi, te l'ho detto 9 di spade, 6 di bastoni, anche quel 3 di spade che avevo visto sotto il fondo mazzo del 3 di coppe, no? Allora, qua abbiamo lui che prende le redini di una situazione e si lancia. Io sono il padrone della mia anima, quindi io voglio conquistare cosa? Questo amore che sento in questa settimana per te, questa follia. Metto al bando la prudenza, mi lancio, l'amore è follia. Ok, allora siccome qua abbiamo una lei che alla fine agisce mettendosi alle spalle dei dubbi o mettendo in equilibrio le cose, non fa una scelta, si lancia, lancerò una sola carta di lui lei che rappresenta il nostro divino maschile interno per vedere cosa esprimerà lei a lui. Nelle sue azioni lei a lui cosa dirà? Nelle sue azioni lei a lui cosa dirà? E beh, le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Qua c'è una lei che proprio si lancia, eh? Mani, bocca, corpo, mente, voglio tutto di te. Qua vediamo una lei un po' sulle sue e alla fine di questa settimana vedo che c'è un incontro e vedo che questa passione che c'è, cavaliere di bastoni, carro, 6 di bastoni, questi bastoni, sono la spinta propulsiva a lasciarsi andare anche da parte sua, eh? C'è una lei che vuole proprio il contatto in questa settimana, vuole proprio contatto. Qua abbiamo i denari, i bastoni, che sono il radicamento, no? Non abbiamo coppe qua da questa parte. Abbiamo una lei più radicata nella pelle, nelle ossa, più passionale, più erotica. Ok, e adesso mi spinge subito questa carta a metterci uno dei nostri chakra. Vediamo un po' come si presenterà lei a lui in questa settimana e quindi anche su quale chakra lavoriamo in questa settimana. Allora, come si presenterà lei a lui in questa settimana con questa frase dei miei oracoli lui lei? Con quale chakra apriamo? Vediamo. Questo è il Sole in Gemelli, questo è il terzo occhio, con la visione. Lei sarà molto maliziosa in questa settimana. La musa che vive nei miei sogni, lei sa che lei vive nei sogni di lui, che lui la sogna, che lui la immagina, che lui la pensa, che lui la osserva, paggio di spade, e quindi molto maliziosa, molto quel vedo non vedo anche a livello simbolico, nel senso ti faccio attendere, così, non lo so, un po' così si dimostra. E poi Sole in Gemelli siamo proprio nella tappa dei gemelli ed è proprio questo il chakra della visione. Lei immaginerà lui che la sta sognando e qua lei sa di piacergli molto. Qua abbiamo 3 di coppe, 2 di coppe, quindi utilizzerà molto il terzo occhio, il potere della visione, dell'immaginazione. Cosa si fa utilizzando il potere del terzo occhio, del potere dell'immaginazione? In me Mago Agere lei plasmerà la realtà in questa settimana sulla base di ciò che immaginerà di lui. Bellissimo, ossia lui che la sogna, lui che, ok? Perché come abbiamo detto nell'intro del video è tutto immaginazione, è tutto sogno. Allora una volta che adesso ne prendiamo atto, molti di voi faranno l'esercizio di immaginare cosa, come lui la vede, come lui la vede però in questa veste. Vi ho detto, se è tutto immaginazione, allora sparate in grande, sognate in grande. E quindi quello che tu vedi con la tua immaginazione di quello che l'altro pensa e vede di te è reale. È reale quanto lo è questo mazzo, quest'altro mazzo, è reale quanto quanto immaginazione. È tutto immaginazione. Ed è tutto reale allo stesso tempo. L'immaginazione è reale. Ok. Là là, ragazze mie e ragazzi, vediamo un po'. Facendo questo lavoro immaginativo, andiamo a vedere che archetipo viene integrato. Ok.
Vediamo un po'. Allora, facendo questo lavoro immaginativo, quale archetipo viene integrato dalla lei? Poeta, non ci posso credere. Vi stavo per dire, prima di dirvi dell'archetipo, che l'anima è poesia. L'anima comunica, l'anima ha un linguaggio poetico. La nostra mente razionale ha un linguaggio meccanico, automatico, robotico, non ha niente di poetico. E siccome la nostra anima crea sulla base della poesia, tutte le immagini che crea l'anima sono immagini che hanno a che fare con la poiesi, che significa poesia, allora la parte nostra intuitiva, la parte animica sarà fortemente sviluppata e lei si lascerà travolgere in senso meraviglioso dalla creatività che la avvolge in questa settimana. Lei esprimerà la visione interiore dell'anima attraverso il linguaggio simbolico. E cosa abbiamo detto all'inizio del video? Sono meravigliose le carte, guarda, che tutto è un simbolo. Lei vedrà lui come simbolo della relazione con il divino, utilizzerà, tra virgolette, la relazione con l'altro come palestra per forgiare i propri strumenti di doti, qualità e talenti per l'unica relazione vera e possibile, che è quella col divino. Ogni persona che incontriamo è il divino che ce la mette davanti, ogni persona che incontriamo è Dio che si cela dietro la maschera della persona. Dovete sapere che la parola persona ha la radice etrusca di persu. Persu era la maschera che gli etruschi mettevano quando facevano teatro. Quindi ogni persona che incontriamo è il divino che si palesa a noi sotto forma della maschera della persona. E quindi lei, capendo questo, stimolerà la sua creatività in questi giorni attraverso l'immaginazione creativa, capendo che tutto è un simbolo, la relazione che abbiamo con l'altro è un simbolo, la persona è un simbolo, tutto è un simbolo che ci fa fare pratica, è la nostra palestra terrestre per sviluppare qualità, doni e talenti che hanno a che fare con la nostra espansione. A cosa porta questa espansione? A renderci sempre di più all'altezza dell'amore con il nostro sé superiore, con il divino. Umano e divino è la sola relazione possibile, e tutto ciò che viviamo nella realtà 3D sono simboli, maschere, simboli di strumenti di esercizio, di palestra per espanderci e renderci sempre di più all'altezza della relazione col divino, che è la sola unica relazione possibile. Wow! Mamma mia, che bomba, ragazze mie, ragazzi! Mettiamo invece l'archetipo per lui. Qual è l'archetipo che il maschile integra in questa settimana? L'artista. Beh, sono due artisti, anche lui si esprimerà in forma creativa. Abbiamo due carte meravigliose a livello archetipico. Cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono i modelli originari da cui tutto ha origine. Per gli antichi, questo secondo gli psicanalisti si chiamano archetipi, i modelli originari. Secondo gli antichi o gli sciamani si chiamano dei. Sono la stessa cosa archetipi e dei, cioè i modelli originari da cui noi prendiamo la narrazione per creare le nostre vite. Allora i modelli originali a cui si rifaranno i nostri beniamini maschile e femminile in questa settimana hanno a che fare con la bellezza, l'arte e la poesia, hanno a che fare con la creatività, e quindi, come vi ho detto all'inizio del nostro lui-lei, la creatività è la misura di quanto sei in contatto con la parte divina, e quindi entrambi avranno un'unione divina con il proprio sé superiore e sperimenteranno tale unione divina anche nella relazione fra tutti e due, sperimentando eros, erotismo. Cos'è l'erotismo? L'erotismo è la conoscenza. Conosco l'altro perché sono mossa da un forte eros, una forte carica, e quindi voglio conoscere l'altro. L'eros è espressione di conoscenza.
la Kundalini che si risveglia, entrambi si risveglia molta Kundalini in questa settimana. La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale. La Kundalini prende tutti i chakra, non è solo la sessualità intesa come genitalità, no, quella fa parte dei chakra più bassi. La Kundalini quando tocca i chakra più alti diventa creatività, espressione del creativo. E quindi lui farà l'artista. Cioè lo vedo proprio creativo in questa settimana e lei poeta, cioè c'è una bellissima connessione in questa settimana di lasciarsi andare al flusso creativo, quindi essendo in contatto con il sé superiore, essendo all'altezza del proprio sé superiore e quindi all'altezza anche di sperimentare doni e talenti e qualità grazie all'interazione con l'altro. È una bellissima stesa, veramente bellissima. L'amore è follia e meno male direi io. Meno male. Quindi, allora, mettiamoci due altri oracoli sciamanici. Allora, in questa condizione artistica... Ah, vi volevo dire una cosa, quindi maschile e femminile nostro interno, guardate che sono perfettamente integrati in questa settimana, lo dicevano anche dall'analogia dei tarocchi, Paure, 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 alla fine queste paure si disperdono e si va incontro alla creatività, non si sta più nel piccolo razionale, la mente razionale, si esce fuori dalla scatola ed entrambi condividono un'energia esplosiva di creatività, arte ed eros. L'eros divampa perché divampa la creatività. Ok, in questa creatività dell'artista, il nostro maschile, l'approccio sciamanico che avrà qual è? Il cuore del cielo, bellissimo, che tutto è possibile, l'amore è follia, tutto è possibile. Il cielo ha a che fare con l'universo, con l'infinità dell'anima, con l'uscire fuori dalle gabbie mentali, il sentire la connessione con l'universo. Quindi un approccio immaginifico, bellissimo. Qual è l'approccio che avrà lei con l'attitudine del poeta? Il tamburo. Avrà una connessione con lo spirito, sapete il tamburo è la trance dello sciamano. La trance dello sciamano è estasi, una condizione statica, sono i suoni primordiali che l'anima ti detta. È la natura selvaggia il tamburo. È la natura selvaggia il tamburo, avrà una connessione con lo spirito potentissima. Io qua vedo energie simili in questa settimana, molto simili, e credo che questa sia la settimana in cui ne vedremo veramente delle belle in qualità di creazione meravigliosa, di bellezza. Maschile e femminile creeranno bellezza, bellezza e bellezza, l'amore è follia e non può essere altrimenti. Quindi, detto questo ragazzi e ragazzi, io concludo qui, vi lascio con questo sapore di bellezza e di magia. E vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, non l'ho detto all'inizio del video, vi ringrazio per le tantissime donazioni al canale che mi fate sempre. Io vi stringo dal profondo dell'anima, quello che faccio è al servizio costante, con ardore, passione ed dedizione. Insieme siamo una comunità meravigliosa, continuiamo ad espanderci perché questo è il vero risveglio, questa è la bellezza. Detto questo, vi ringrazio ancora, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!